Adesso facciamo qualche domanda a Frank Michel, direttore esecutivo di ZDHC Foundation, che si collega. Io vediamo se lo vedo. Lo vedi? Thank you for being here, Frank. Thank you. Hi Andrea, okay. Thanks for having me. Ciao. Allora, ti pongo la domanda in italiano, poi abbiamo Elisa che farà da traduttrice sia nella domanda che nella risposta. Allora, Frank, più di un anno fa abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa tra Consorzio Detox e ZDHC. Abbiamo intrapreso un lavoro insieme e il lavoro della RSL, Prsl sul riciclato è probabilmente uno dei lavori più importanti. Quanto potrà essere nel futuro il lavoro sulla gestione chimica delle sostanze tossiche e l'approccio al detox nella circolarità, cioè questi due temi quanto saranno importanti per il futuro? Quickly translate. So it's now more than 1 year that we are working under this umbrella of the Memorandum of Understanding between ZDHC and CID. So we have now worked out this project on the RSL of recycled fiber. So I mean, what do you think will be now and in the future the relationship within circularity, chemical management, and also tools like the one we have developed? Yeah. First of all, thank you very much, Andrea, for having me here in that discussion. So we appreciate the collaboration we have with CID, as this is a learning exercise for us. And I think just from the history, ZDHC has been engaging in the wet processing. So with the MRSL, and we have 3 input streams. And these 3 input streams is the MRSL, it's commodity chemistry, and we're now diving with our collaboration partners from the Prsl Alliance into the chemical portion of fiber. We started originally with the MMCF guidelines a couple of years ago, but the CID project gave us a great opportunity to dive deeper into the learnings and especially the experience from the industry in really making circularity happen. And circularity itself, as we experiencing it here, is a challenge for the industry, as we have to leverage material streams, and chemistry is an essential component in that. So after 1 year, we take the learning out of that it was a very fruitful and very beneficial learning exercise from our perspective, and the PRSL is a critical component when it comes to the next step in aligning our MRSL with performance in use. So we're looking at the connection between PRSL and RSL also in our work when we're talking about the chemical supplier leader program. So, traduco un attimino, quindi ovviamente apprezziamo la collaborazione che è in corso con il CID. Per noi è stato diciamo un esercizio molto importante questo, perché ovviamente il tema della circolarità diventa sempre più centrale anche in quelli che sono i discorsi che stiamo facendo con la Prsl Alliance. Non so se tutti lo sapete, ma ZDHC fa parte della Prsl Alliance, ha fondato la Prsl Alliance insieme alla Sustainable Apparel Coalition, a Textile Exchange e alla Prsl Impact Institute, proprio con l'idea di lavorare su progetti condivisi, andare tutti nella stessa direzione e non sovrapporre quelle che sono le competenze, no, delle varie fondazioni. Quindi soprattutto con la Prsl Alliance stiamo facendo un importante lavoro di diciamo valutazione di quello che si può fare nell'ambito chimico per quanto riguarda le fibre. Siamo partiti oramai 2 anni fa con l'MMCF, quindi il Man-Made Cellulosic Fibers, e l'idea è quella di diciamo in qualche modo espandere in futuro questo lavoro. In particolare il discorso della RSL è un campo di grande interesse, no, per ZDHC, perché l'RSL e quindi le performance chimiche del prodotto finito saranno oggetto di valutazione in futuro per quanto riguarda il programma destinato ai formulatori chimici, nel senso che oggi i formulatori chimici principalmente sono concentrati sulla MRSL, ma in futuro andremo a indagare come il rispetto dell'MRSL può garantire determinati livelli di qualità del prodotto finito. Quindi questo qua per noi è stato un po' anche un esercizio per iniziare a esplorare questa tematica. Un po' ha già risposto alla mia prossima domanda, cioè quanto
può essere utile la RSL, la PRSL, abbiamo portato avanti, e questo lavoro di condivisione, perché già ZDHC lavora appunto con la Prsl Alliance già a una rete di soggetti che lavorano per la sostenibilità, e questo lavoro sul campo, sulla PRSL, come viene visto da ZDHC, come viene appunto, a parte come strumento del lavoro, ma ecco, questo lavoro è ben visto e come è apprezzato a livello internazionale? Yes. Okay. If you can, Frank, maybe a little bit update us on which is the idea of ZDHC towards this RSL, also in general, which is the idea of the alliance. So, which is the perception of such a kind of tools when it comes to the more international stakeholders world? Yeah, I think what's important for us is, okay. What's important for us is ZDHC is organized in the regions. So we have an implementation workforce in Southern Europe, in India, as well as in China, and we take the learning from the industry as we go. And when we're looking at the sorry about the background noises that I have here. It is so we're taking the learning from the industry here in this regards, that we do see the MRSL itself is evaluating chemicals, and this next step, what we're experiencing is we have to evaluate performance and use. So we have to go and learn together with the chemical suppliers, and this kind of exercise that we're experiencing here with you is helping us to translate into the competence centers that are also tied to the regions. So the competence center circularity is tied to the Southern European region. And we're trying to elaborate what extent circularity is doable with the technologies that we have in place. And I think the PRSL here is a key component in the discussion that we're experiencing. So the PRSL, how the CID has been developing it in collaboration with other stakeholders, will help to inform potential issue papers. And these issue papers are, when it comes to, and we all seen and I think you showed the limitation that REACH was creating. So these issue papers that are coming out, that building showstoppers and barriers to really transform the industry towards a circularity approach. So in this regards, in the future, so we are expecting more stakeholders to work on this PRSL, and we will be working with our partners from the Prsl Alliance, in particular Textile Exchange, to see to what extent we as the industry representatives can help also to educate policymakers in order to support the industry to move forward. I mean, there is from the waste perspective, when we see that material now goes into landfill, that is not an option. Also from a chemical perspective, when we see the discharge of chemicals into the ground, into the soil, with all the landfill that comes along. Does that answer your question? Yeah, no, yes, I think he answered our question. Yes, I just didn't have the translation yet. Quindi Frank ha, diciamo, un attimino posto l'attenzione sul fatto che ZDHC è organizzata proprio in region, proprio per stare vicini, no, alle aziende e cercare di captare quelle che nelle varie regioni, una di queste ovviamente l'Italia e il Sud Europa, ma abbiamo anche l'India e la Cina, sono le esigenze del mercato e come supportare eventualmente le regioni nel realizzare degli strumenti per queste esigenze. In particolare per l'Europa e per il Sud Europa il Competency Center è la circolarità, quindi per noi ovviamente un progetto come questo ha valore anche proprio nell'ambito della creazione di questo Competency Center. E ha sollevato un punto che secondo me è importante, il fatto che si voglia lavorare insieme all'Alliance su questi issue papers, vale a dire dei documenti che permettano di evidenziare i problemi all'implementazione di determinati requisiti che spesso vengono anche fissati a livello legislativo, quindi in realtà può capitare che alcuni requisiti diventino una barriera, no? Poi a quella che è l'implementazione. Quindi quello che ZDHC e l'Alliance vogliono avere sempre di più in futuro è anche la capacità di educare i policy maker, di guidarli in una direzione in cui
Ovviamente la tutela dell'ambiente, delle persone e della salute deve essere fondamentale, ma ci deve essere una possibilità di realizzare effettivamente quello che viene richiesto da loro. Quindi comunque questo è un pochettino, no, il core della comunicazione di Frank. Thank you very much, Frank. Yeah, thanks very much. Thanks very much, Elisa, for filling the gaps in my translation, and apologies again for the background noises here. We didn't hear any background noise, so your voice was good and loud. Thank you. Thank you. Thank you.